Ciao e benvenuti sul canale. Come vi comportereste se vi trovaste davanti ad un essere non umano simile ad un piccolo diavolo con tanto di occhi rossi e corna? Probabilmente reagireste allo stesso modo delle tre ragazze brasiliane che dissero di aver incontrato la strana creatura, e cioè scappando. La storia che stiamo per raccontare iniziò a Varginha, in Brasile, il 20 gennaio del 1996, verso l'una di notte. L'agricoltore Enrico de Freitas e la moglie furono svegliati dal frastuono provocato dal bestiame della fattoria. Corsi alla finestra per verificare che cosa stesse spaventando le mucche, si resero conto che un oggetto sigariforme, che lasciava dietro di sé una scia biancastra, stava sorvolando la mandria terrorizzata. In poco tempo l'oggetto sparì dietro una collina e i due agricoltori tornarono a letto come se non fosse accaduto nulla di anomalo. Qualche giorno dopo l'ufologo Franco Rodriguez iniziò ad indagare sull'accaduto anche a seguito della notizia che le tre ragazze di Varginha avevano raccontato di aver visto una creatura demoniaca vicino alle loro abitazioni. A quel punto iniziarono le indagini. Si scoprì che le sorelle Liliana de Fatima e Valchiria Periciosa Silva con la loro amica Katia de Andrade e Xavier di ritorno dal lavoro imboccarono un sentiero coperto dalla vegetazione. Ad un certo punto il loro cammino fu interrotto dalla visione sconcertante di un piccolo essere accovacciato e apparentemente sofferente. Liliana e Katia, seppur impaurite, non resistettero alla curiosità di osservare meglio lo strano essere e si avvicinarono. La creatura ruotò il capo con un movimento lento e un'espressione che pareva chiedere aiuto, e le ragazze fuggirono terrorizzate senza voltarsi indietro. Tornate a casa raccontarono tutto alla madre, la signora Luisa, che, incuriosita e preoccupata, si recò sul luogo dell'avvistamento, dove però dell'essere rimaneva soltanto una traccia circolare sul terreno e uno strano odore come di ammoniaca. A questo punto i fatti si complicarono e diventarono confusi. La notizia dell'avvistamento fece il giro del paese e la storia cominciò a circolare anche sui giornali. Un giorno 4 uomini fecero visita alla signora Luisa chiedendole di ritrattare la storia dell'incontro delle figlie con lo strano essere in cambio di una cospicua somma di denaro. Da quello che si sa, la donna si rifiutò di accettare. Non si sa chi fossero gli uomini in questione, ma è probabile che si trattasse di militari. Perché dico questo? Perché nei giorni che seguirono molte persone dissero di aver visto apparati militari brasiliani nel luogo dell'avvistamento della misteriosa creatura. L'investigatore ufologo Rodriguez, con l'aiuto del ricercatore Vittorio Pacaccini, interrogarono diverse persone che confermarono l'attività militare nella zona e il coinvolgimento dei pompieri chiamati per catturare la creatura sconosciuta. Qualcuno dichiarò persino di aver visto uno strano animale aggirarsi tra le case nei giorni precedenti. Emerse dalle indagini che i militari avevano catturato diverse creature simili a quella vista dalle ragazze e che le avevano trasportate nell'ospedale vicino. Dalla testimonianza di una infermiera si seppe che un intero reparto era stato precluso ad ogni individuo non autorizzato. Molti i testimoni che affermarono di aver visto mezzi dell'esercito davanti all'ospedale. A supportare le varie testimonianze che parlavano di un coinvolgimento dei pompieri ci pensò il signor José de Souza, che vide con i suoi occhi una strana creatura catturata dai vigili del fuoco con il supporto di polizia e militari. Le creature, il numero esatto non si conosce, furono trasferite in un luogo sicuro e segreto e da quel momento la macchina dell'insabbiamento messa in moto dall'esercito iniziò il suo lento percorso. Il mistero si infittisce ancor più se si prendono in considerazione i cadaveri di alcuni animali dello zoo uccisi non si sa bene da cosa, come confermò la biologa Leila Carral. Forse la causa è da attribuire alla presenza nello zoo di una delle misteriose creature che la signora Teresina Gallo Klepp avvistò dalla sua terrazza. Qualche tempo dopo, alcuni militari, mantenendo l'anonimato, decisero di raccontare quanto accadde nei giorni in cui furono catturati quelli che furono considerati alieni, confermando quanto già si sapeva. Chi erano le misteriose creature avvistate? Erano collegate all'oggetto sigariforme osservato dai signori De Freitas la notte del 20 gennaio? Se ci fu lo schianto dell'UFO, perché non si parlò mai di rottami e del recupero dello stesso?
Possibile che l'UFO in avaria sia atterrato e abbia abbandonato alcuni dei suoi occupanti per poi ripartire una volta riparato il guasto? Tutte queste domande non hanno ancora una risposta, malgrado siano passati molti anni da quegli avvenimenti, e il caso Vargina rimane ancora aperto per via di un nutrito gruppo di testimoni, anche militari, che raccontarono sostanzialmente la stessa cosa: la coerenza dei fatti e il nutrito spiegamento di forze militari. Cosa sia accaduto agli alieni catturati rimane un mistero. Voi cosa ne pensate? Vi invito a scrivere un commento per attivare un dibattito. Inoltre vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche.